Ben ritrovati ragazzi dal vostro Bentitus, siamo tornati nuovamente a parlare di GNU Linux e lo facciamo soprattutto, come potete notare anche dall'immagine alle mie spalle, di terminale. Infatti quello che spaventa maggiormente i neofiti quando si avvicinano al mondo GNU Linux è il terminale, anche se oggi come oggi le più moderne distribuzioni davvero vi portano ad un uso davvero molto riduttivo del terminale rispetto alle distribuzioni più storiche. Questo perché? Per facilitare appunto l'utente medio a poter approcciarsi all'interno del mondo GNU Linux e di questo sistema operativo davvero fantastico, aperto, libero. Ma detto questo, ci concentreremo oggi, visto che parliamo appunto di ambienti open source e di distribuzioni GNU Linux, del terminale e di tutte quelle che sono le sue potenzialità. Analizzeremo sostanzialmente quelli che sono i principali comandi presenti, non li analizzeremo tutti chiaramente, quelli più importanti, però ce ne sono tantissimi di comandi all'interno del terminale GNU Linux. Ma come sempre, prima di iniziare, spazio alla sigla. Ed eccoci qui, tornati nuovamente sul nostro sito, dove appunto vengono sempre realizzati nuovi articoli. Vi invito a seguirlo continuamente perché ci sono davvero degli articoli molto interessanti anche per quanto riguarda notizie e novità dal mondo dell'open source, ma anche guide, come questo caso, comandi Linux essenziali per principianti. Come abbiamo detto, non sono tutti i comandi presenti nel terminale GNU Linux, ma quelli più essenziali, e vedremo il motivo per il quale è utile utilizzare tali comandi. Sono tante le funzioni, chiaramente un utente medio non avrà nemmeno la necessità di fare determinate cose che vedremo adesso insieme, ma comunque se imparati ad usare questi comandi davvero hanno un potenziale enorme. Come ho già descritto all'interno dell'articolo, che ovviamente vi inserirò all'interno di questo video, andiamo sicuramente a migliorare in termini di efficienza, prestazione, potenza, automazione. Ovviamente se andiamo ad eseguire delle operazioni ripetitive molto molto più veloce, andiamo a risolvere anche velocemente dei problemi. Ovviamente se lavoriamo lato server, questo è il pane quotidiano. Pensate che all'interno di un server molto spesso non abbiamo nemmeno l'interfaccia grafica, ma abbiamo esclusivamente una riga di comando, quindi imparare dei comandi davvero possono essere una salvezza. Ci sono diverse tipologie di terminali che vengono utilizzati all'interno del mondo GNU Linux, console se utilizzate KDE, GNOME Terminal se usate GNOME, o anche terminale, basta che appunto voi cerchiate terminale e appunto vi uscirà il terminale. Noi siamo su Fedora, ma poco importa perché appunto questi consigli si possono applicare su tutte le distribuzioni, non ci sono differenze, i comandi restano sempre gli stessi. Partiamo innanzitutto dal comando essenziale, il print work directory, il PWD. PWD, appunto, come abbiamo detto, print work directoring, e ci dice praticamente in che punto noi ci troviamo nel file system. Quindi noi da terminale, dando questo semplice comando, riusciamo a vedere dove ci troviamo, in quale cartella ci troviamo. Ovviamente, una volta che definiamo la cartella, possiamo capire le operazioni che andiamo a svolgere. Ovviamente è importante analizzare il contenuto che è presente all'interno di una cartella e il comando ELS che sta per list. E come vedete qui dentro ci sono una serie di file che sono tra l'altro contraddistinti anche in un modo diverso rispetto alle cartelle. Notate che i file sono virgolettati con un colore diverso. Questo ovviamente può variare a seconda del terminale che voi utilizzate, ma grosso modo noterete una differenza tra file e cartelle per una facile lettura.
Oltre a questo, il comando ls può avere altre variabili. Infatti, se noi andiamo a fare ls e ci mettiamo ad esempio un "-l", andiamo a dare un elenco più dettagliato dei file che sono presenti all'interno della nostra cartella. In questo caso andiamo anche ad analizzare quelli che sono i permessi di scrittura, lettura, indicati appunto dalla letterina. Infatti R sta per write, scusate, W write, sono tutti i permessi che avete appunto il vostro utente, perché a fianco c'è anche il nome dell'utente, su quel file specifico. Ad esempio, se mettiamo ad esempio ls-a, andiamo a vedere anche tutti quelli che sono le cartelle nascoste all'interno della nostra cartella stessa, perché vedete il puntato all'inizio del file sono tutti file nascosti. Questo vale sia per le cartelle che anche per i file stessi. Se andiamo invece a fare un ls-lh, andiamo a visualizzare ulteriori dettagli sempre dei nostri file in maniera più approfondita. Ovviamente un altro valido comando è sicuramente cd, che sta per change directory. Come possiamo appunto cambiare cartella? Beh, molto semplicemente facendo cd spazio due punti, vedete che facciamo un print word directory, siamo passati anziché dalla cartella utente, siamo nella home. Se continuiamo in questo modo, adesso siamo nella cartella di radice. Attraverso il nostro comando print word directory sappiamo dove siamo. Come facciamo a saltare da una cartella all'altra? Molto semplicemente o inseriamo direttamente il percorso della cartella che vogliamo raggiungere, oppure inseriamo direttamente il nome della cartella stessa. Quindi facendo ls vediamo qui quelle che sono tutte le cartelle contenute all'interno del nostro file system, e attenzione, tutto quello che noi facciamo qui dentro, innanzitutto ci verranno chiesti dei requisiti come amministratore, perché chiaramente sono file delicatissimi, stiamo lavorando sul file system. Se invece noi cambiamo cartella e andiamo sulla nostra home e andiamo sul nostro utente, chiaramente possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo, in quanto essendo utenti non accade nulla di pericoloso, perché andremo soltanto a cancellare qualcosa che è legato al nostro utente, alle nostre configurazioni e così via, ma a livello di file system il sistema rimane intatto. Cosa vediamo adesso? Praticamente vediamo come all'interno di una cartella, che è questa, possiamo creare anche un'altra sottocartella attraverso il comando mkdir. mkdir sta per make directory, facciamo prova, ed ecco che adesso se andiamo a dare di nuovo il comando ls troveremo la cartella prova. Entriamo all'interno della nostra cartella prova e andiamo a creare un file. Questo file lo andiamo a chiamare prova.txt attraverso il comando touch. Quindi touch prova.txt è un file di testo. Se andiamo a ls di nuovo, notate che il file che esce sotto è quello che abbiamo appena creato. Ora, supponiamo che questo file lo vogliamo esplorare, vogliamo vedere cosa c'è nel suo interno. Ebbene che qui ci viene in aiuto un altro comando molto interessante, che è quello cat, che sta appunto per concatenate. E tra l'altro vi do anche una chicca, se non avete diciamo un'idea di come funziona un determinato comando, c'è un altro comando che vi aiuterà, il comando man. Man sta per manuale, quindi se faccio man ls notate che vi dice proprio tutto ciò che ha a che fare con quel tipo di comando e anche quali sono le sue variabili. Man o man all, vedete, sono davvero, e questo ovviamente per ogni tipo di comando. Quindi se faccio man cd, anche qui vedete mi dice change directory,
vedete man touch, anche qui vedete vi dà il nome del comando e ovviamente tutte le varie alternative che possono essere applicate. Ovviamente vi dà anche chi ha creato questo comando, quando è stato fatto, insomma è davvero particolare. Ma adesso, tornando a noi, tornando al nostro file di prova, abbiamo detto, mettiamo l'ipotesi che vogliamo vedere quello che c'è all'interno del nostro file e quindi lo compiliamo. Quindi entriamo nella nostra cartella nuovamente, siamo all'interno di home, open titus, prova, nella cartella prova c'è il file prova.txt, adesso modifichiamolo attraverso il comando nano prova.txt. Che cos'è nano? Nano altro non è che un semplicissimo editor di testo, quindi possiamo entrare, prova, esempio, file di testo da visualizzare con cat. Facciamo CTRL-S per salvare, CTRL-X per uscire. Ora che succede? Se noi andiamo direttamente a dare il comando cat, vedete cosa succede? Ci mostra direttamente il contenuto che è presente in quel file. Ovviamente questo può essere un file di testo, ma come qualsiasi altro file, ovviamente potete esplorare il suo contenuto interno e questo davvero ha tantissimi vantaggi. Ovviamente adesso che abbiamo visto come modificare, visualizzare il nostro file, proviamo a rimuoverlo. Come? rm-r prova txt. Ora che succede? Che praticamente il nostro file non c'è più. Infatti è vuoto. Se andiamo indietro, sempre con il nostro cd, due punti, e quindi siamo adesso nella nostra cartella, vogliamo rimuovere ad esempio la nostra cartella di prova. Come fare? Beh, basta fare rmdir prova. Ora se andiamo a ls, la cartella prova è sparita. Davvero sono tantissime le opzioni che possiamo dare anche ai comandi stessi. Ad esempio anche il classico comando move vi permette di spostare il file da una destinazione ad un'altra. Oppure ad esempio abbiamo il comando rm che l'abbiamo già citato prima, che sta per remove, però chiaramente questo comando va preso con le pinze in base a dove state lavorando. Vi consiglio, se siete neofiti, a fare un po' di esperimenti, di lavorare sempre all'interno della vostra cartella del vostro utente, mai utilizzare la cartella di radice, perché questo comando, come ad esempio rm-rf, va addirittura a eliminare una directory non vuota e tutto il suo contenuto senza chiedere conferma. Tra l'altro ci sono tantissimi video su internet che fanno vedere appunto come un comando di questo può essere devastante su GNU Linux, perché appunto vi va a rimuovere completamente in maniera brutale tutti i contenuti del vostro file system e quindi vi distrugge, vi disintegra in real time il vostro sistema operativo. E tra l'altro è anche divertente perché qualcuno che lo ha fatto, chiaramente lo avranno fatto anche attraverso macchine virtuali perché sono degli esperimenti, si vede proprio tutto quello che ha a che fare all'interfaccia che sparisce mano a mano che vengono eliminati tutti i file presenti all'interno. Vabbè, sono dei piccoli esperimenti questi. Ad esempio abbiamo anche un altro comando interessante che si chiama less e serve per visualizzare file di testo più grandi in modo tale da poter permetterci di scorrere il contenuto con i nostri tasti freccia. Ecco, noi l'abbiamo fatto prima attraverso cat, ma era un brevissimo file. Immaginate voi dei file enormi, less vi va a dare una mano sotto questo aspetto. Un altro comando molto utile può essere quello di clear, che sta per pulizia, e come vedete appunto vi va a pulire un attimo il vostro terminale. Abbiamo già accennato man, la sua utilità, perché appunto vi permette di
andare a fornirvi i manuali per tutti i comandi Linux e ovviamente premendo il tasto Q, come avete visto prima, potete ritornare. Un'altra importante comando è quello exit. Ad esempio, se noi facciamo un'ipotesi sudo su entro in una... Ecco, in questo caso io sono entrato come amministratore, vedete come è cambiata anche l'icona, perché non ho più il dollaro come cursore che lampeggia, ma abbiamo un hashtag. L'hashtag sta ad indicare proprio che sono entrato come amministratore, tra l'altro cambia anche il colore. Che succede? Se io faccio exit, lui mi riporta con i piedi a terra, quindi sto nel mio ambiente tranquillo e non succede nulla di pericoloso. Vedete, sono all'interno della mia cartella home. Come sempre vi consiglio di fare questi esperimenti all'interno del vostro ambiente. Non entrate mai nella radice di sistema a fare delle modifiche se non siete esperti. Ovviamente tutto quello che noi abbiamo appena fatto lo potete visualizzare tranquillamente anche attraverso il vostro gestore file. Ad esempio, se io torno nuovamente in... Adesso sono... ad esempio, torno nella cartella home. Facciamo di nuovo la prova. No, ero già in home. Ora sono nella cartella OpenTitus, questi sono i file che sono presenti all'interno, ma altro non è che quello che stiamo visualizzando qui. Quindi se io vado a creare per ipotesi una cartella, la vedo tranquillamente anche di qui. Guardate, facciamo anche la prova in real time. Mettiamo qua. Se io vado a fare un mkdir, questo è giusto per vedere un attimo, prova. Vedete come l'ha creato? Se entriamo dentro cd prova, entriamo. Se facciamo touch prova.txt, vedete che ci ha creato il nostro file. Quindi praticamente tutto quello che noi facciamo sul terminale lo si può fare anche all'interno, chiaramente nella visualizzazione, però perché utilizzare il terminale, lo abbiamo già spiegato prima, attraverso il terminale sono tantissime le potenzialità, perché voi se imparate in maniera sistematica ad utilizzare questi comandi, davvero riuscirete ad utilizzarli in maniera velocissima e in contesti lavorativi come in ambito server. Innanzitutto vi aiuterà tantissimo perché riuscirete a spostarvi da una parte all'altra dei contenuti all'interno del server, ma anche andare ad installare dei file. Quindi sono davvero tanti i risvolti, ma come vi ripeto, questo video non nasce come un corso avanzato, ma semplicemente un video esplicativo di quelli che sono i principali comandi Linux essenziali. Vi ripeto, fate i vostri esperimenti, fate le vostre prove nella vostra cartella home, così che non fate danni. Potete rifare appunto tutte le prove del caso, sono presenti qui i comandi, li potete copiare e incollare inizialmente e poi appunto pian piano ci smanettate. Fatemi sapere anche la vostra opinione, come sempre, perché è preziosa. Tanti e tanti video vengono realizzati grazie alle vostre opinioni, ai vostri feedback che ci permettono di crescere di volta in volta. Bene, questo era tutto dal vostro Bendisus, ci vediamo alla prossima, ciao!